Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Potremmo intitolare questo video due facce della stessa medaglia e poi andremo a scoprire anche il perché. Siamo qui infatti con una vettura, anzi possiamo dire una vettura e mezza di RevoSlot, come avrete intuito sicuramente da questa confezione trasparente dove si vede la carrozzeria della vettura. Stiamo parlando di una Ford MK1. Adesso però entriamo più nel dettaglio, facciamo l'unboxing completo, apriamo la confezione, scopriamo quello che si nasconde all'interno della scatola e poi andremo anche a scoprire perché parliamo di una doppia anima. Facciamo oggi un unboxing un po' diverso dal solito, perché oltre a questa confezione che va a contenere la macchina di RevoSlot, abbiamo, come già visto dall'introduzione del video, anche una carrozzeria completa. Ma andiamo per ordine. Iniziamo con l'apertura della scatola di questa confezione in cartone, come abbiamo già visto in un video precedente, che va a contenere la nostra vettura. Si tratta di una bellissima Ford Escort MK1 Alan Mann Racing. Togliamo questa plastica termoformata che serve a proteggere il modello e a farlo rimanere ben saldo all'interno della sua confezione anche in caso questa venga capovolta, e andiamo così ad osservare questa splendida macchina più da vicino. Possiamo anche tirare fuori la macchina dalla nostra confezione e andiamo subito a scoprire che cosa ci riserva RevoSlot all'interno. Come sempre due adesivi che possiamo andare ad utilizzare come meglio crediamo e poi il classico Depliant che va ad indicarci anche tutte le altre colorazioni relative a questa Ford Escort MK1. Infatti, come possiamo vedere, noi abbiamo la prima del catalogo, in questo caso quella di Alan Mann, ma ce ne sono altre diverse. Sempre all'interno di questo foglio illustrativo abbiamo la possibilità di andare a vedere l'esploso della nostra vettura con tutti i pezzi di ricambio. È una guida molto utile e anzi direi quasi indispensabile, perché ci fornisce anche i codici di ogni singolo pezzo e poi tutti gli optional e le parti di ricambio per questa vettura specifica. Ed eccola qui la nostra slot car, bellissima nella sua colorazione oro e rossa, ed è come sempre fissata la sua basetta in cartone mediante una vite nella parte sottostante della stessa. Qui troviamo anche un sacchettino con un diverso pick-up. In questo caso abbiamo la possibilità di scegliere se montare un pick-up da legno oppure un pick-up per piste in plastica e poi un magnete. Come vedete questo sacchettino non è fissato con nessun pezzettino di scotch o altro, ma è semplicemente posizionato al di sotto del motore che grazie al suo potente magnetismo lo tiene così incollato alla confezione stessa. Come abbiamo visto in apertura, RevoSlot ci delizia anche con carrozzerie ausiliarie che possiamo così andare ad intercambiare rispetto alla vettura che acquistiamo all'interno della sua confezione. In questo caso abbiamo una carrozzeria da rally, mentre la vettura originale esce con una carrozzeria da pista. Andremo così poi a provare la vettura in entrambe le circostanze. Apriamo anche questa confezione e vediamo che cosa ci riserva la scatola, perché vedo già il suo foglietto illustrativo. Qui abbiamo un involucro in policarbonato fissato mediante dei punti metallici a una solida basetta in cartone, il tutto a preservare l'integrità della nostra carrozzeria. Diamo fuori la carrozzeria e il relativo foglietto di illustrazioni. Anche in questo caso sul foglietto illustrativo ci sono varie versioni della stessa macchina con le carrozzerie intercambiabili. Abbiamo come sempre un esploso che va ad indicarci tutti i pezzi relativi a questa macchina, gli optional e le parti di ricambio. È praticamente lo stesso foglietto che potremo trovare all'interno della confezione originale, quella diciamo con la macchina completa, ma che qui viene anche proposto per la semplice singola carrozzeria. E poi in questo caso abbiamo un sacchettino che va a contenerci una serie di fari supplementari. Potremmo infatti andarli ad inserire nella parte frontale della vettura per renderla ancora più aggressiva. Con queste due macchine oramai fuori dalla loro confezione non ci resta che andarle a visionare più nel dettaglio nella classica ripresa 360 gradi per vederne sia l'esterno ma anche l'interno. Quello che colpisce subito di questa vettura è la sua colorazione. Abbiamo infatti la parte alta della scocca di uno strepitoso color oro metallizzato e poi un rosso veramente molto bello, intenso ma soprattutto ricercato. Non è il classico colore rosso scarlatto, ma è un rosso leggermente più scuro che ben si abbina alla parte superiore del veicolo. Una linea nera e ben studiata va a dividere le due parti.
Molti sono i dettagli per questa carrozzeria, come la cornice dei fari posteriori, la classica croce che si faceva all'epoca sui fari anteriori e poi dei bellissimi cerchi neri che fanno da contorno a questa slot car. Completano la colorazione di questa Ford MK1 le tampografie lungo tutta la parte laterale della vettura. Al suo interno scorgiamo il classico telaio in alluminio di queste RevoSlot. Tutti gli accessori sono fissati su di esso mediante dei componenti anodizzati di azzurro che la rendono veramente molto spettacolare. Abbiamo come sempre la doppia colorazione per i cavi che portano corrente dalle spazzole al motore e poi già si intravede la componente meccanica di tipo professionale. Come sempre per questo tipo di vetture il classico motore Mabuki UK a cassacorta. E poi qui abbiamo la colorazione della carrozzeria nella sua versione realistica. È una colorazione molto particolare, una colorazione che andava di moda per questo tipo di vetture. Il cofano è di un bellissimo color nero opaco, mentre tutto il resto della carrozzeria è di un fantastico zebrato rosso e bianco. All'interno dell'abitacolo si scorgono già i due piloti, o meglio, il pilota con il suo navigatore, a differenza della versione da pista con solo un pilotino. Come sempre, gli ottimi dettagli fanno da cornice a già una stupenda vettura. Per quelli che ancora non conoscono il marchio RevoSlot, basti pensare che questa vettura, così come tutte le altre prodotte da questa casa di slot car, hanno la carrozzeria e l'interno in plastica, mentre adottano un telaio specifico in metallo, in questo caso alluminio. Partiamo da quello che è la macchina nel suo insieme. Vorrei farvi vedere la colorazione di questa carrozzeria, è veramente spettacolare. Ha un color oro intenso metallizzato abbinato a questo rosso cupo, un rosso che non è un rosso brillante, è un rosso abbastanza intenso, con questa piccolissima righina nera, è veramente spettacolare. Questa è la carrozzeria dedicata al mondo pista, per cui all'interno dell'abitacolo è presente un unico pilotino. Per quanto riguarda invece la carrozzeria abbinata sempre a questa vettura, però con specifiche da rally, all'interno troviamo sia il pilota che il navigatore. Anche in questo caso il pilota a destra e il navigatore a sinistra. Nulla viene lasciato al caso e le due carrozzerie si differenziano in base all'uso specifico che il pilota vuole fare. Andiamo ora a dividere la carrozzeria dal telaio. Lo facciamo mediante queste 4 viti che troviamo ai lati della stessa, che ci permettono così di andare a separare le due parti. Le viti che tengono unite le carrozzerie al telaio sono viti standard, sono classiche, sono di passo metrico, ma non sono viti imperdibili, per cui non è possibile allentarle per dare alla carrozzeria un certo basculamento. Vedremo poi il sistema che ha adottato RevoSlot per permettere una leggera oscillazione fra le due parti. Occupiamoci adesso della prima delle due carrozzerie, quella da pista. Abbiamo già detto che è una carrozzeria molto ben realizzata esteticamente. Girandola al contrario andiamo a scorgere il suo abitacolo. Si tratta di un abitacolo in Lexan, per così dire, pesante, quindi un Lexan un po' più robusto rispetto ai fogli di acetato a cui siamo abituati se andiamo a comprarli in aftermarket. Questo serve per andare a ridurre complessivamente il peso della nostra carrozzeria. Sarà infatti poi interessante riuscire a fare il confronto anche tra questa, che è una carrozzeria da pista, e l'altra che è una carrozzeria tipicamente da rally, quindi con i due piloti. Nella parte posteriore abbiamo ancora un pezzettino che va a chiudere il retro della macchina, conferendole così una certa solidità. Non c'è nient'altro che possa andare ad ingombrare eventualmente il passaggio dei cavi, che possa andare ad interferire con il motore, o comunque possa andare a creare del peso superfluo in caso la si voglia utilizzare per competere. Anche la carrozzeria da rally presenta esattamente le stesse caratteristiche. Abbiamo il solito abitacolo in Lexan leggermente più pesante rispetto ai fogli di acetato e poi nient'altro se non un piccolissimo spoiler nella parte anteriore della vettura.
vettura, perché va ricordato che questa è una vettura che riproduce una livrea realistica. Anche in questo caso la parte posteriore della vettura è chiusa da un supporto in plastica che va a conferirne una maggiore stabilità. E passiamo adesso a vedere le caratteristiche di questo telaio, che ricordiamo è un telaio in metallo, quindi non è il classico telaio in plastica a cui siamo abituati quando pensiamo alle nostre classiche slot car. Questo telaio è sostanzialmente suddiviso in due parti. Se lo giriamo sottosopra possiamo scorgere con più facilità quali sono questi due pezzi che vanno ad unirsi l'uno all'altro. Abbiamo una parte più centrale che va a sostenere il motore e l'assale posteriore e poi una parte anteriore che va a recuperare anche parte della profilatura laterale della vettura e si spinge oltre al pick-up. Questa parte serve esclusivamente ad andare a fissare quelli che sono gli assali anteriori. Entriamo un po' più nel dettaglio. Il motore è un tipico motore Mabuki UK a cassa corta. Viene fissato mediante questi due supporti, in questo caso anodizzati di color azzurro, al telaio. Se giriamo la vettura sottosopra possiamo vedere queste tre brugole che ci permettono il fissaggio del supporto motore e permettono allo stesso anche di traslare leggermente più avanti o indietro per accoppiarsi meglio a quella che è la corona posteriore. Sicuramente tutti elementi di pregio e di qualità, componentistica assolutamente di prim'ordine, da competizione. Abbiamo infatti tutto materiale metallico, la corona in bicomponente con attacco all'assale posteriore in alluminio. L'assale posteriore scorre attraverso questi due supporti dove al loro interno ci sono delle boccole, possono essere anche sostituite con dei cuscinetti a sfera. Questi supporti vengono a loro volta fissati al telaio mediante questi due viti che possiamo scorgere nella parte sottostante del telaio stesso. I cerchi sia posteriori che anteriori sono in alluminio, quindi assolutamente cerchi di tipo professionali. Vengono fissati all'assale mediante un grano di dimensioni generose per evitare così spiacevoli sgranature dello stesso. Queste quattro viti che possiamo scorgere al centro della nostra vettura servono sostanzialmente per andare ad unire le due parti del telaio e in base a quanto le andiamo a stringere possiamo dare un certo basculamento al nostro telaio stesso, in modo da simulare quasi delle sospensioni. In particolare l'assale anteriore, diviso in due, infatti le ruote sono assolutamente indipendenti. Ogni braccetto viene fissato al telaio di questa vettura mediante questi altri due supporti, anch'essi fissati al telaio mediante due viti ciascuno. Anche il pick-up ha una sua sede ben predefinita. Lo troviamo qui ancorato nella parte centrale del telaio mediante questo supporto anodizzato di azzurro. È un pick-up di tipo sospensionato, quindi ha una molla che ne permette l'oscillazione in verticale. È a lama avanzata, quindi ci dà la possibilità di avere un inserimento più pronto, più reattivo in tutte le nostre curve. Ricordiamo che anche per l'assale anteriore i cerchi sono in alluminio. Particolare cura è stata poi riservata ai cavi che portano corrente dalle nostre spazzole, che in questo caso sono spazzole di color argento, al nostro motore. I due cavi sono di colore differente per evitare di confondere il polo positivo con il polo negativo. È stata data particolare cura nell'andare a fissare questi cavi al motore. Infatti, come vediamo, oltre alla classica saldatura che troviamo praticamente in tutte le nostre vetture, hanno anche un pezzettino di guaina termorestringente che va così a proteggerci da eventuali corti. Va detto che in questo caso il telaio è di tipo metallico, anche se di alluminio, c'è la possibilità che possa avere qualche dispersione di corrente o comunque qualche fastidio se uno di questi cavi, magari qualche filo un po' spelato, andasse a toccare o una parte del motore oppure una parte del telaio. La guaina termorestringente è stata messa anche per fissare i due cavi insieme e poterli così tenere più bassi, più raccolti, per evitare che possano in qualche modo andare ad interferire con la carrozzeria della nostra vettura. Prendiamo ora virtualmente carta e penna e andiamo così a segnarci pesi e misure di questa strepitosa Revoslot. Questa volta sono anch'io molto curioso di vedere la differenza tra una carrozzeria da pista ed una carrozzeria da rally. Quindi iniziamo subito con l'accendere la nostra bilancia, andiamo a posizionare il nostro supporto che ci agevolerà poi nelle varie fasi della pesatura, andiamo a fare la tara e posizioniamo così la prima carrozzeria
sulla nostra bilancia. La carrozzeria da pista pesa 20,7 grammi. Andiamo a riposizionarla e ripesarla: 20,7 grammi. Prendiamo ora la carrozzeria dedicata al mondo rally e andiamo anche per questa ad effettuare le varie pesature. 21,8 grammi. Alziamo e riabbassiamo sulla nostra bilancia: 21,8 grammi. Se vi ricordate, la vettura dedicata al mondo pista pesava 20,7, quindi abbiamo 1,1 grammo di differenza a scapito di questa fantastica vettura dedicata al mondo rally slot. Pesiamo così anche il telaio. Questo ha un peso complessivo di 61,6 grammi. Come sempre ci affidiamo alla seconda pesata: 61,6 grammi. Rimontiamo così la nostra vettura, utilizzeremo quella da pista che sarà anche la prima a scendere in campo per i giri di prova e andiamo a verificarne il peso complessivo. Macchina montata completa di tutto, la posizioniamo sulla bilancia per un peso totale di 82,9 grammi. Alziamo e abbassiamo nuovamente sul peso: 82,9 grammi. Prendiamone ora alcune misure. Partiamo come di consueto dalla misura della lunghezza della nostra vettura. Stringiamo il calibro attorno alla carrozzeria per una lunghezza totale di 12,25 cm, 122,5 mm. Al posteriore la nostra Ford MK1 di Revoslot misura poco più che 5,5 cm, ovvero 55,5 mm. Nella parte anteriore la misura è pressoché la stessa, ma ci fermiamo con poco di meno, ovvero a 5,5 cm esatti, 55 mm. Andiamo così anche a misurare il passo, ovvero dal centro della ruota anteriore al centro della ruota posteriore. Il calibro segna una misura di 75 mm, 7,5 cm. Chissà come si comporterà questa vettura in pista e sulle speciali rally. Non ci resta quindi che andare allo Slot Club Asti Calabroni Rossi per effettuare entrambe le prove, e chiaramente le faremo con le due carrozzerie. Poi pesa molto, quindi è più stabile di una... Bene ragazzi, avete visto che questa Ford MK1 di Revoslot si è comportata bene sia in pista sia anche sulle tortuose speciali del Rally Slot. Cosa dire? Una macchina sicuramente poliedrica. Il telaio in alluminio, comunque il telaio metallico, l'aiuta veramente tanto a rimanere attaccata al suolo. È un po' più difficile rispetto alle vetture in plastica farla ribaltare. È una macchina che va guidata anche in modo abbastanza aggressivo, perché ti permette veramente tanto, quindi bisogna anche un po' cambiare il proprio stile di guida per riuscire a sfruttarla al meglio. Sicuramente sincera in ogni condizione. In pista l'ho trovata una macchina veramente molto divertente e super veloce. Ho provato a fare qualche giro un po' tirato e, calcolando che è una macchina totalmente standard con un motore piccolo e delle gomme un po' più piccole a quello a cui siamo abituati normalmente sulle altre vetture, mi ha stupito in modo positivo. È una slot che ti fa venire voglia di girare. E poi chiaramente ho
cambiato la carrozzeria, mi sono dedicato al rally e lì la macchina ha dato veramente il meglio di sé. È molto agile, molto veloce, soprattutto nei cambi repentini di direzione. In più ho trovato una macchina veramente molto stabile anche nelle curve strette e quando la si cerca di portare un po' al limite. Sicuramente è una macchina facile, è una macchina che ti permette anche di non essere così preciso come magari lo si dovrebbe essere con una macchina in plastica, è una macchina che ti mette fin da subito, fin dai primi momenti a proprio agio. Non bisogna però dimenticare che stiamo guidando una macchina con il telaio in metallo, quindi l'errore può essere sempre dietro l'angolo. Insomma, questa macchina può essere guidata agevolmente e brillantemente sia nelle piste un po' più ampie che avete magari nel vostro slot club, ma vi potete divertire anche comodamente a casa in una pistina un po' improvvisata tra alti e bassi di un divano, di un cuscino, di una sedia o anche semplicemente sul pavimento insieme ai vostri amici. Il fatto che poi con RevoSlot siano disponibili anche delle carrozzerie specifiche per il mondo pista e per il mondo rally rende questa vettura ancora più affascinante. Se volete fare un piccolo passo verso lo slot in metallo, questa sicuramente è una vettura che può fare al caso vostro. Ragazzi, come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante il video, ma soprattutto se vi è piaciuta questa vettura di RevoSlot. Io vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, in modo da non perdervi tutti gli altri aggiornamenti che faremo in seguito, e vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.